Buongiorno ragazzi, allora, oggi faremo un video molto semplice come ribollare. Ribollare è il termine, diciamo, tra noi tecnici per dire applicare della pasta stagno su un integrato, su una scheda madre per poi andarlo a saldare nuovamente, ok? Questo è il rebollare, il reballing, diciamo in gergo. Vi ricordo, prima di continuare, di iscrivervi, se vi piacciono i nostri video, di iscriversi al nostro canale YouTube. Vedete qua ci sono iscriviti, 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 lo trovate in basso a destra, e trovate il pulsantino per iscriversi, ok? Vediamo se riusciamo a far crescere questo canale, anche perché sì, ci tengo a farlo crescere, lo pianto in asso ogni tanto perché purtroppo il tempo è sempre poco, ma ogni tanto mi ripropongo di farlo continuare, evolvere. I miei video sono cerco di farli sempre molto semplici e in gergo insomma che si possa capire. Se non si capisce scrivetelo nei commenti che cercheremo di approfondire, ok? Allora, dicevo, oggi abbiamo qui iPhone 11 Pro, ok? Che aveva un problema di riavvio. Scusate, no, di riavvio, si spegneva ogni tanto. Abbiamo aperto la scheda, abbiamo fatto dei test su vari voltaggi, su varie piazzole, diciamo delle linee principali. Non abbiamo riscontrato delle cose anomale. Adesso andremo a risaldare, andremo a fare nuovamente dei test. Molte volte è sufficiente proprio rinfrescare le saldature e i problemi si risolvono. Non sempre è così purtroppo, ma ogni tanto capita. Oggi facciamo solo vedere il reballing di questo 11 Pro, ok? Allora, come al solito, vediamo se la scheda è allineata. Vedete che non è allineata, cioè allineata è lineare, scusate. Qua flette un po', quindi dobbiamo cercare di renderla più ancora un po'. Ok, può andare così. Ora prendiamo il nostro stencil, dell'11 Pro, e diamo una pulita prima di applicarlo sopra. I fori devono essere belli puliti, se no lo stagno non rimane sulla scheda madre ma rimane nei fori, quindi è sempre meglio dare una bella pulita. Ok, adesso andiamo sotto il micro. Allora, sotto al micro vediamo se è posizionata bene. Mettiamo la copertura per non far andare stagno nelle fessure. Ok, e ora applichiamo la nostra pasta.
continuiamo nel resto della scheda madre. Qua c'è un pezzo che non conosciamo, lo buttiamo via, e ogni tanto si trova qualche integrato, qualche in mezzo alla pasta. Purtroppo può capitare che qua nel lavorare si amalgami allo stagno altri pezzi, altri integrati, viti. Non è un problema, comunque si butta via. Allora, questo è un video molto veloce, faccio sempre vedere la mia tecnica. Ok, andiamo a sollevare e andiamo a vedere la pasta. Lì. Vediamo che si è appoggiata su tutte le piazzole. Ce n'è qualcuno, 2 o 3 che non sono il massimo, ma lì le sistemeremo poi dopo. Ora andiamo a creare le nostre balls. Ok, ora diamo una pulita e controlliamo se la situazione è a posto. Quindi la situazione, intendiamo, le palline siano tutte alte uguali. Se notiamo delle palline più basse andiamo a verificare che palline sono. Quindi se sono delle masse possiamo anche lasciarle più basse, che non è un problema, perché di masse la scheda è piena, quindi ci sono varie palline con massa, quindi se ne manca una non è un problema, proprio ce ne sono tantissime. Invece se manca, cosa diversa, se manca è più bassa una pallina dove c'è una linea, lì dobbiamo renderla alta uguale alle altre, perché quando andremo ad appoggiare la scheda superiore non andrà a saldarsi questa pallina più bassa e dopo avremo la mancanza della linea. Okay? Andiamo a vedere questa qua è più bassa. Andiamo a vedere con il nostro tester se è una massa, quindi può stare anche più bassa, che non è un problema. Ok? Ecco, qui ce ne sono altre 1, 2, 3, 4. Queste sono più bassine, si vede un occhio, questa e questa, ok? Vediamo un po'. Ecco, questa non è una massa, questa sì si vede perché va a finire sul lato. Idem per questa e
idem per questa, quindi è solo questa la più bassa. Andiamo ad aggiungere solo un po' di stagno, quella lì, appena appena. Faccio vedere come faccio io. Poi se diventa anche più grande non è un problema, dopo si taglia. Adesso ne aggiungiamo un po' di pasta. Ok, adesso è diventata più alta sicuramente. Ok, adesso è alto uguale. Facciamo un giro ancora. Bisogna avere un po' di pazienza e controllarla tutta, perché se solo una è più bassa ed è una linea, qualsiasi linea viene a mancare, voi dovete riaprire la scheda madre, quindi è meglio un controllo accurato una volta e basta. Ok, direi che abbiamo controllato. Ora la andiamo a mettere sulla nostra piestrina, famosi 3 minuti. Mettiamo un po' di flussante solo nella parte centrale, perché qua non ci arrivo quando è appoggiata. Qui, ok. Alexa, timer 3 minuti. Facciamo i nostri bei 3 minuti. Fra un pochino gli aggiungiamo un po' di flussante quando si è scaldata un po' la scheda. Abbiamo pazienza 3 minuti. I video durante la settimana non è che riesco a farne tantissimi, perché lavorando dalle 9 alle 19:30 in negozio c'è sempre gente e dopo sentono voci e non c'è la tranquillità per fare il video, quindi o lo faccio la mattina presto prima di aprire come oggi, o la sera dopo la chiusura. La sera non è sempre facile, perché dopo una giornata di lavoro non è intensa, non è facile fare un video, bisogna essere concentrati anche per il video. Comunque cerco di farne qualcuno di più, vediamo se riusciamo, dai. Allora, adesso aggiungiamo il flussante al lato, così penetra dentro tra i due layer. Ecco, mi sono scordato di metterlo, comunque va bene, ci andrà lo stesso, lì e lì. Ok, aspettiamo che passino i 3 minuti. Questa è la prova per vedere se si è saldata. Ok, 3 minuti diciamo che sono anche abbondanti, potrebbe essere anche 2 minuti e mezzo. Ok, la lasciamo raffreddare un po'.
aiutiamo un po' con un po' di aspirazione. Alexa, accendi aspirazione. Alexa, stop. Abbiamo la nostra aspirazione che ci aiuta e poi un po' di aria. Tiriamo via dalla piastrina, mi raccomando, perché lo stagno ci mette molto ad asciugarsi, quindi andiamoci piano. Ormai sì. Alexa, spegni aspirazione. Ok, adesso diamo una pulita ai lati del flussante, così rendiamo il lavoro un po' più pulito. E proviamo a vedere se aspettate, c'è il flussante qua dentro ai connettori. Ancora un po'. Ok. Ok, direi che è pulito. Dicevo, controlliamo con il nostro ok, con l'alimentatore se è tutto a posto, direi che è tutto regolare. Cosa facciamo? Lo montiamo e vediamo che dice. C'è una prova veloce. Ricordate, se fate tutto a regola d'arte, come adesso il controllo delle piazzole, non c'è più bisogno di tornare ad aprire la scheda madre, che insomma è un lavoro abbastanza complesso e lungo quando lo si fa per le prime volte. Vedete, invece io che già un po' di tempo che lo faccio, è abbastanza veloce. Delle volte ci si mette di più a incastrare due connettori che ribolare una scheda madre. Ok.
Chiudo un attimo perché non vorrei che si vedano dei dati o delle facce di... no, non c'è niente. Niente, qua si è riacceso. Ok, non c'è niente di strano. È tutto funzionante. Per oggi questo è tutto e mi raccomando, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Buona giornata e buon lavoro. Ciao.